L'Epistola 13 titola Il saggio non si preoccupa del futuro, di tutto ciò che deve ancora avvenire, e vedremo che spesso l'uomo in realtà è terrorizzato da quello che non si è ancora verificato, addirittura le sue preoccupazioni sembrano diventare reali, ma scopriremo che questo è il più grave errore che l'uomo possa fare. Il saggio deve arrivare a spe metum temperare, quindi deve mitigare il terrore con la speranza. Prima di addentrarsi in questo discorso, però, nota come le persone siano spesso colpite dalle avversità della sorte. Spesso ci accadono degli imprevisti, delle sciagure, delle sventure, cose che non avevamo previsto. Tuttavia lo stoico sa di essere colpito perché viene messo alla prova. Gli ostacoli ci temprano, riuscire a superare tutte le avversità della fortuna ci rende più forti, ciò che non ci uccide ci fortifica, e propone degli esempi sportivi. Chi ha visto il suo sangue e ha sentito rompersi qualche dente sotto i pugni, chi, atterrato con uno sgambetto, ha dovuto sopportare in tutto il suo peso il corpo dell'avversario, ma non si è perduto d'animo, anzi ogni volta si è rialzato, più deciso a resistere. Già più volte ti è stata sopra la fortuna avversa, ma non ti sei arreso, anzi ti sei levato in piedi e con maggior fierezza hai resistito, perché l'uomo coraggioso si sente ancora più forte quando è provocato. Quindi di fronte agli imprevisti della sorte dobbiamo essere come quello sportivo in grado di reagire, di lottare. Il messaggio è chiaro: non dobbiamo mai abbatterci, non dobbiamo permettere a nessuno di umiliarci o di farci sprofondare nello sconforto e nella disperazione. Da qui si innesca poi la riflessione sul tempo. Infatti Seneca dice: plura sunt lucili, que nos terrent quamque premunt. Sono più, o Lucilio, le cose che spaventano che quelle che ci fanno effettivamente male. Cioè spesso, nota Seneca, noi siamo in angustia, quindi entriamo in uno stato d'ansia terribilmente profondo che ci logora e che ci consuma, non per cose che si verificano realmente, ma per tutto ciò che noi prevediamo che possano accadere in futuro, cioè per quello che noi pensiamo possa accadere, non per le cose che effettivamente succedono. Ti raccomando di non renderti infelice prima del tempo, perché i mali che hai temuto imminenti forse non verranno mai. È un errore comune, è un errore che tutti commettiamo almeno qualche volta nel corso della vita, a seconda poi del carattere di ciascuno di noi, ma è questo il senso. Il saggio percorre questo iter ad sapientiam per potersi migliorare, per poter anche ridurre questo suo stato d'ansia. Abbiamo già visto che nessuno di noi può sfuggire ai nostri tratti genetici, quindi se di base siamo ansiosi è difficile non esserlo più, ma possiamo correggerci, possiamo perfezionarci sempre di più, e spesso quindi passiamo la nostra intera vita a preoccuparci di ciò che non è ancora accaduto, quindi abbiamo la mente proiettata verso il futuro e non gustiamo l'attimo presente, oppure stiamo ancora soffrendo e ci preoccupiamo per gli errori del passato, per i nostri rimpianti, per ciò che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto. È un continuo non vivere, non siamo più protagonisti ma semplici spettatori. Per quale motivo noi spesso commettiamo questo errore? Perché ci dice Seneca, ci lasciamo trarre in inganno dalle false dicerie, o come diremo noi oggi dalle fake news. Cioè quante volte qualcuno ci riferisce un fatto, un evento, un incidente, un pettegolezzo che poi magari non corrisponde al vero, oppure è stato adulterato più e più volte, perché un pettegolezzo, passando di bocca in bocca, viene continuamente modificato e ognuno di noi ci aggiunge un pezzo, aggiunge qualcosa. Perché? Perché tutto viene filtrato dal nostro punto di vista, dalla nostra prospettiva. Quindi l'ultimo che lo ascolta sente una storia completamente diversa. Ecco, noi dovremmo imparare a discernere il vero dal falso. Sembra una banalità, ma non è così, perché dobbiamo anche stare attenti a chi ci riferisce la notizia. Nessuno dice: non è una persona seria chi mi ha riferito questa notizia. Non lo è, o se l'ha inventata o ha prestato fede a una diceria. Ci lasciamo trasportare da ogni soffio di vento, paventiamo il dubbio come certezza, non abbiamo il senso della misura nel valutare i fatti e subito il dubbio si volge
in paura. È questo che facciamo, siamo facilmente condizionabili, qualsiasi cosa che noi sentiamo ci fa sorgere dei dubbi, anche magari su ciò che noi abbiamo già fatto, anche sul lavoro, no? Abbiamo già completato un compito, qualcuno ci dice che andava fatto in maniera diversa, ma anziché verificare prestiamo fede alle sue parole, magari perché è un collega più anziano che ha più esperienza di noi, e quindi entriamo subito in panico. Ecco, questo è l'errore classico che noi facciamo tutti i giorni, soprattutto al lavoro, ma vale in qualsiasi ambito della nostra vita quotidiana. E il dubbio, come dice un proverbio, è il nemico della fede, perché fa crollare tutte le nostre certezze e le nostre sicurezze. Quante volte ognuno di noi, pur essendo pronto per un esame, per una prova, è stato colto dal dubbio, e in quel momento entriamo in crisi, siamo disperati, perché il dubbio ci fa mettere in discussione tutte le nostre sicurezze e convinzioni. Magari siamo i più bravi, i più preparati, quando il dubbio si insinua nella nostra mente ci fa dubitare di noi, delle nostre reali capacità e delle nostre competenze. E dobbiamo fare attenzione, perché queste dicerie, se hanno la forza di mandare in rovina gli eserciti, tanto più possono abbattere i singoli individui. È così, o mio Lucilio, con troppa fretta accettiamo per vere le opinioni. Quindi la colpa che noi abbiamo è che non usiamo la ratio, quindi la nostra ragione, per vagliare le informazioni. Questo dovrebbe fare il filosofo. Le cose vere hanno i contorni ben definiti, mentre tutto ciò di cui non si ha certezza è in balia dei giudizi arbitrari e fallaci di un animo atterrito. Quindi non dobbiamo permettere alla paura di pervaderci e di farci dubitare di noi stessi. Dobbiamo essere razionali, dobbiamo riuscire a giungere a questo stato maggiore, superiore di razionalità, di serenità. Non dobbiamo permettere a nessuno di influenzarci, ed è un insegnamento molto profondo, perché al di là del dubbio momentaneo o della prova a cui siamo sottoposti, Seneca ci fa capire che dobbiamo giungere all'autarcheia, all'autosufficienza. Non dobbiamo più essere schiavi e dipendenti dalla nostra esteriorità, da tutto ciò che ci circonda. Siamo sempre lì, perché nel momento in cui io mi faccio influenzare da qualcuno, in realtà sono ancora schiavo, sono succube, non sono libero. Quindi noi pensiamo di essere liberi, no? Protestiamo per la libertà quando ci privano delle nostre libertà fondamentali, quando vogliono imporci delle restrizioni, come adesso nel periodo della pandemia, ma in realtà siamo davvero liberi? No, perché le catene ce le costruiamo da soli e sono interiori, quindi sono invisibili, spesso neanche ce ne rendiamo conto, ma siamo schiavi dei nostri affetti più cari, oppure di qualcosa che desideriamo ardentemente. In realtà noi dovremmo veramente fare attenzione a tutto questo, perché non siamo davvero liberi. E poi vi lascio un altro spunto di riflessione, questo ancora più profondo. Seneca dice che dovremmo valutare anche colui che ci riferisce un fatto, che ci dice qualcosa. Perché? Perché dice: ogni volta che ti vengono intorno per persuaderti che sei un infelice, non prendere in considerazione quello che hanno detto gli altri, ma quello che tu senti. Esamina la tua situazione con serenità e domanda a te stesso, poiché ti conosci meglio degli altri. Chiediti quale sia il motivo per cui vengono da te. Cioè, quando ci dicono qualcosa, ma in qualsiasi campo, in qualsiasi sfera della nostra vita e su qualsiasi argomento, chiediamoci sempre perché queste persone ce lo stanno dicendo. Sono realmente interessate a noi? Sono dei parenti? Sono persone fidate, no? Oppure è qualcuno di cui non dobbiamo fidarci? Bisogna stare molto attenti, cioè dobbiamo capire qual è l'obiettivo di quest'altra persona, perché potrebbe essere un falso interessamento, cioè fingere di avere a cuore la nostra situazione, in realtà ci sta dicendo qualcosa o per indurci a fare o a non fare qualcos'altro. Quindi dobbiamo stare veramente attenti, perché significa che in questo modo noi ci lasciamo manipolare dalle altre persone, e non sembra, perché ognuno di noi è portato a dire: ma no, ma io sono autonomo, indipendente, oppure a me non potrebbe mai succedere una cosa del genere. In realtà può succedere molto spesso
spesso e soprattutto capita a chiunque, dal più al meno istruito, dal più al meno intelligente, a tutti noi può capitare, a qualsiasi persona e in qualsiasi ambito della nostra vita. Quindi qui il saggio ci sta ricordando che dobbiamo essere non soltanto molto accorti, ma dobbiamo usare lo strumento più potente di cui siamo dotati, che è la nostra razionalità, la nostra intelligenza, il cervello che noi portiamo a spasso tutti i giorni. Dobbiamo anche saperlo far funzionare, perché è lo strumento più potente che noi abbiamo a disposizione, lo strumento che ci eleva dalla condizione di bestialità e che ci ha resi i più potenti su questo pianeta. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Perché ci lasciamo manipolare? Perché permettiamo agli altri di farci del male? Ebbene, non lo sapeva nemmeno Seneca. Nescio quomodo magis vana perturbant. Non so perché, ma le cose immaginarie turbano di più, cioè non riesco a capire perché noi ci lasciamo sopraffare da tutto ciò che non è ancora accaduto. Spesso abbiamo il terrore di ciò che non esiste, di ciò che non c'è e di ciò che non si verificherà mai. Abbiamo il terrore che le cose vadano in modo diverso da come le abbiamo programmate, e potrebbe anche succedere. Qual è il problema? Il saggio saprà adattarsi ai rovesci della fortuna e ai cambiamenti repentini della sorte. Non ci sono problemi, anzi, come dicono molti scienziati, è segno di grande intelligenza il sapersi adattare ai cambiamenti. Quante cose sono avvenute inaspettate e viceversa, quante che erano aspettate non sono avvenute. È questo, spesso ci preoccupiamo per ciò che non succederà mai, ma soprattutto spesso le cose non vanno come le avevamo programmate, un imprevisto, una persona che doveva venire non è venuta, tutto può succedere. Dobbiamo essere sempre malleabili e pronti ad adattarci, e anche se un male deve venire, che vantaggio c'è ad andargli incontro? Sarà in tempo a dolertene quando verrà. Come diceva Cristo, a ciascun giorno basta la sua pena. Non dobbiamo preoccuparci per ciò che deve ancora avvenire, altrimenti ci rovineremo l'esistenza e non vivremo più. E aggiunge degli esempi molto semplici. Ad uno è successo di rimanere incolume sotto le rovine di un edificio. Talvolta il pugnale è stato deviato proprio dalla testa della vittima. Quindi può succedere di tutto, e quante volte è già capitato che un condannato a morte sia sopravvissuto, che in una situazione pericolosa in realtà abbiamo tratto anche un vantaggio personale. Tutto ciò che non ci uccide ci fortifica. Anche una storia d'amore finita male ci rende ancora più forti, perché l'esperienza ci insegna sempre qualcosa. Dunque non dobbiamo mai preoccuparci assolutamente di nulla, e lo dice Seneca: quando il nostro corpo è sano, quindi quando abbiamo la salute, stiamo bene, siamo a posto, non ci dobbiamo preoccupare. Il consiglio di Seneca per affrontare la nostra vita è proprio questo: vizio vitium repelle, spe metum tempera. Respingi un difetto con un altro difetto, e soprattutto tempera metum, tempera, cioè mitiga, placa, riduci la paura, il terrore, spe, con la speranza. Questo dobbiamo fare anche nel momento più buio, quando siamo in difficoltà. Dobbiamo trovare sempre la speranza, uno scoglio, un punto di riferimento, il nostro faro nella tempesta, aggrapparci con tutte le nostre forze e andare avanti. Solo così potremo risalire la china e soprattutto superare questi ostacoli, perché non dimentichiamolo mai, gli ostacoli si devono affrontare, non si possono evitare, dobbiamo farlo, perché è solo in questo modo che impareremo a vivere e che riusciremo a crescere. Proprio le cose più temute non si realizzano, e spesso quelle sperate deludono. Quante volte ci attendevamo qualcosa, poi è successo ma non è andato come avevamo sperato. Spesso le nostre aspettative vengono disattese, vengono disilluse, perché abbiamo avuto una proiezione mentale di ciò che doveva essere e poi non è stato. Quante volte ci siamo immaginati una persona in un certo modo e poi non corrispondeva alla realtà. Anche questa è un'operazione che facciamo spesso, ma che ci porta soltanto a gravi sofferenze, perché noi amiamo o desideriamo
desideriamo qualcosa che in realtà esiste solo nella nostra testa. E se anche un male dovesse venire, non c'è nessun problema. La cicuta rese grande Socrate. Strappa a Catone il pugnale assertore di libertà e gli toglierai gran parte della gloria. Se a Catone Uticense, che preferì una morte da uomo libero a una vita da schiavo, noi togliamo il pugnale, cioè togliamo quell'atto eroico, il suicidio eroico, cosa rimane a lui? Assolutamente niente. Socrate non sarebbe così celebre se non si fosse ucciso pur di rispettare la legge. Dura lex sed lex. Così dovremmo fare anche noi. Non dobbiamo preoccuparci inutilmente, ma dobbiamo semplicemente rimanere saldi nel nostro percorso di perfezionamento continuo. Dobbiamo raggiungere quel grande stato di serenità, di tranquillità, e soprattutto imparare ad usare molto di più la nostra mente, la nostra ragione. Dobbiamo imparare a bastare a noi stessi, perché ricordiamoci, come dirà più avanti, Deus est in nobis, è in interiore homine che troviamo la felicità, e dobbiamo capirlo. È una cosa difficile, ma è così. Se io faccio dipendere la mia felicità dall'esterno, sarò sempre schiavo di qualcun altro o di qualcos'altro e non sarò mai veramente felice. Dobbiamo ricordarci che le persone di cui noi ci circondiamo ci devono arricchire, non ci devono completare. Dobbiamo smetterla con questa idea che la ragazza o ragazzo o qualsiasi altra persona ci completano, no? Noi siamo la metà e ci manca l'altra metà e quindi soffriamo. No, ognuno di noi è un intero, come dirà Seneca, ma dobbiamo semplicemente trovare una persona che ci arricchisca la nostra vita, che valorizzi le nostre qualità, altrimenti l'altra persona non ci serve a niente. Dobbiamo imparare ad essere felici anche e soprattutto quando siamo soli, perché la solitudine non è da disprezzare. Non significa essere chiusi in casa, deprimersi perché non sappiamo cosa fare, ma il vero saggio è colui che è felice, che è sereno anche nella sua solitudine. Anzi, ognuno di noi dovrebbe avere anche la necessità di riservarsi degli spazi interamente privati, perché abbiamo bisogno anche di riflettere, di meditare, di raccoglierci noi stessi, di fare una pausa di riflessione, un'analisi su come stiamo vivendo la nostra vita, quali sono i nostri obiettivi e le nostre paure, i nostri desideri. Tutto dobbiamo sempre e continuamente analizzarci per individuare i nostri obiettivi ed essere felici anche da soli. E se non siamo felici da soli, non lo saremo neanche con gli altri, perché la nostra felicità sarà un riflesso di quella di qualcun altro e allora lì saremo sempre schiavi. Questo è il grande messaggio che ci lascia Seneca: spe metum tempera. Anche nei momenti più bui non abbandoniamoci allo sconforto e alla depressione. C'è sempre un modo per uscirne, qualsiasi sia la nostra difficoltà. Facciamoci sempre aiutare da qualcuno, ma soprattutto mitighiamo il terrore con la speranza. Non dobbiamo mai perderla. Addio.